RX7, ultima versione. Una delle mie più grosse curiosità da quando faccio questo mestiere. Non vedevo l'ora di capire che razza di macchina è questa, piena di stranezze ma soprattutto piena di soluzioni tecniche assolutamente sopraffine, a partire dal motore rotativo Wankel che con una cilindrata di appena 1300 eroga quasi 240 cavalli. Ora, non è questa la sede per starne a parlare più di tanto, è una cosa che richiede uno studio abbastanza approfondito che ogni appassionato di motori dovrebbe fare, quindi vi invito a farlo. Io qui oggi vi parlerò di come va questa macchina su strada, sulle mie strade, e vi dico che se una macchina risponde bene su queste strade, probabilmente risponderà bene ovunque. Considerate, adesso sono a 6.000 giri e vi accorgete che non fa un fiato. 6.000, 6.500, 7.000, zero. È totalmente muta e non potete forse accorgervi di quanto spinga. Questo 1300 rotativo è sovralimentato da 2 turbo, ma la macchina non è definibile una vera e propria biturbo, perché in realtà le 2 turbine lavorano sequenzialmente, quindi è un po' il principio che aveva la Delta S4 con un compressore e un turbo, questa qui ce l'ha con 2 turbo, quindi assicura una linea di coppia molto omogenea che non lascia quasi mai vuoti ed è anche molto poco turbo nel modo di erogare. L'esemplare in prova, che è ufficiale Mazda, è una macchina della casa madre, quindi super curatissima, fatto una vita da reginetta, è anche aiutata da 4 gomme che sembrano davvero perfette per lei, le permettono di esprimersi al meglio e devo dire che i triangoli sovrapposti all'anteriore e il multilink al posteriore lavorano in maniera impeccabile, davvero impeccabile. Non avrei detto che sarebbe stata così soddisfacente in curva, riesce ad essere elastica e rigida esattamente come la vorrei, è proprio quello che cerco in una piccola coupé con questa potenza. Vuole giocare, si avvicina al suo limite gradualmente, ti fa accorgere di quello che succede, lo sterzo è né troppo diretto né troppo rilassato, il volante forse per me è un po' più grande del massimo diametro che sopporto in un abitacolo così piccolo, perché in realtà è davvero molto piccolo, sembra quasi di stare in una MX-5, ma risponde perfettamente alle mode degli anni 90, quindi nel periodo in cui doveva combattere con macchine molto valide. È comunque una posizione di guida abbastanza usuale per le coupé anni 90, manca soltanto un minimo di regolazione, anche la stessa seduta è molto stretta, la conca del sedile è già stretta, la sento stretta io, quindi chi ha qualche chiletto di troppo difficilmente si siede comodo qui dentro. Da brava giapponese dentro è tutto uno scricchiolio. Questo a parte, potrei quasi consigliarla come macchina da viaggio perché è di una comodità e di un comfort, anche purtroppo a livello sonoro. Sappiamo tutti che non è un problema che si risolve difficilmente, ma insomma, volendo cercare dei difetti in una esperienza di guida che vi fa pensare a tutt'altro. La magia della guida sulla RX7 deriva dal perfetto equilibrio, dalla perfetta distribuzione dei pesi, che è un 50-50, dallo sterzo perfettamente comunicativo, ti riempie di informazioni ma non ti stressa. L'aderenza e l'handling sono sicuramente il suo punto forte. Davvero tanta roba, tanta. Una perfetta scelta della taratura degli ammortizzatori, non sono troppo rigidi, non sono troppo morbidi, con una vera e propria storia d'amore tra l'anteriore e il posteriore. Ovviamente tutta questa efficacia in curva è anche merito del Torsen, quindi il differenziale a slittamento limitato sull'asse di trazione. Quando il cambio è caldo gli innesti sono di quel genere che ti tira dentro l'ingranaggio e quindi il tuo gesto è solo iniziale, il resto lo fa praticamente lui, se lo tira dentro. Non è velocissimo, consuma come una portaerei. Una domanda che si fanno in molti è, dato che questo motore scoppia in modo molto diverso da un motore a cilindri e pistoni, il rumore cambia? Dandolo in mano a un non cultore e non dicendogli che la macchina è un
rotativo, che è una macchina così particolare, non credo si accorgerebbe della differenza. Ma quanto era bello che ci fosse un marchio così diverso dagli altri a produrre una macchina che al tempo era una superpotenza, con una soluzione tecnica e altre soluzioni tecniche così differenti. Io la trovo una cosa meravigliosa, e guidando la RX-7 sto guidando praticamente la massima evoluzione, non considerando la RX-8, che è molto meno apprezzata dai puristi della RX-7, anche molto meno bella, perché non dobbiamo dimenticarci anche del fattore estetico. Io penso sia ancora molto bella. Anche lì, al di là dei fari a scomparsa, c'erano comunque delle peculiarità che erano solo sue. Aprendo la portiera a macchina ferma e guardando la posizione di guida, quindi dove va a finire il sedere, ci si rende conto facilmente che il baricentro è meravigliosamente basso e si è seduti davvero a pochissimi centimetri dall'asfalto, cosa che ovviamente aiuta da morire la dinamica del veicolo. Non voglio immaginare quanto divertente diventerebbe con una sacrosanta elaborazione. Ero curioso, come penso qualunque appassionato di motori sia curioso di guidare una macchina così, già solo per capire come eroga un rotativo a turbo sequenziali. Quella che ho il piacere di guidare oggi è una terza serie, quindi la FD, prodotta dal 91 al 2002, quindi il motore che monta lei è il 13B, quello con rapporto di compressione a 9:1, intercooler aria-aria, che nelle versioni estere non erogava 239 cavalli a 6500 giri come questa che sto guidando io, ma 255 nella versione giapponese, fino alla versione Type R e Type RS solo giapponese dal 99 al 2002, con il classico 280 cavalli dichiarati, che poi sappiamo tutti erano figli di quel gentleman agreement in cui tutte le case madri dichiaravano una potenza massima di 280 cavalli, come la Subaru Impreza 22B, la NSX o le varie Nissan dichiaravano 280 cavalli, in realtà ne avevano sempre qualcuno in più. Per la RX-7 in quelle versioni lì si parla di oltre 300 cavalli, che su questa macchina qui penso fossero davvero una grandissima figata. Un'altra cosa molto particolare e piacevole che ha è la ottima visibilità, complice anche il lunotto posteriore, stile aeronautico e i montanti abbastanza esili. Da dentro si vede bene praticamente ogni cosa. Poi 0-100 in 5 secondi e mezzo, velocità di punta 250, peso 1280 kg, quindi una macchina stranissima, dal grande fascino, che meriterebbe senza dubbio un erede. È una macchina che comprerei io? Credo proprio di no, ma assolutamente un must per i cacciatori della giornata di guida perfetta.